Ciao, oggi vi propongo un circuito di 10 minuti composto da 8 esercizi indirizzato ai glutei e alle gambe. Il peso da utilizzare è un peso basso perché appunto abbiamo 8 esercizi da fare di fila. Fate partire il cronometro e una volta che siete arrivati ai 10 minuti, bloccatelo. Provate! Buongiorno, oggi abbiamo sul menù un circuito indirizzato a gambe e glutei della durata di 10 minuti. 10 minuti di fila eseguiti senza pause. Questo è il primo esercizio. Teniamo in mano un peso, lavoriamo con dei pesi tendenzialmente leggeri perché sono 8 esercizi, per cui c'è già un buon volume di lavoro. Quindi primo esercizio, peso in mano, tenuto a livello del torace, lavoro prima con una gamba, poi con l'altra gamba, busto fermo, isolo le gambe ed estendo posteriormente, prima gamba destra e poi gamba sinistra. Stessa cosa andiamo a fare a 4 zampe, quindi questo è un lavoro di attivazione dei glutei. Quindi tengo il busto fermo, braccia tese con le spalle perpendicolari ai polsi, gamba piegata che spinge verso l'alto. Dobbiamo avvertire appunto la contrazione dei glutei. Passiamo poi all'esercizio successivo. In questo caso andiamo a lavorare di talloni in appoggio su una panca o su un rialzo. Qual è l'obiettivo? È quello di estendere, spingere appunto con i talloni contro il rialzo e spingere il sedere verso il soffitto, verso l'alto. Quindi partiamo in questo modo, andiamo poi ad utilizzare appunto un peso abbastanza leggero. Partiamo da terra, posizione dell'affondo, e andiamo a salire tenendo il peso dalla stessa parte della gamba che spinge verso l'alto. Tengo il peso sulla spalla, appoggio il ginocchio opposto quando scendo. Mi raccomando, la spinta deve essere effettuata con il tallone. In questo caso la spinta è sul tallone destro. Andiamo a fare cambio, quindi stessa identica cosa, cambiamo solo lato, prima parte destra poi parte sinistra. Andiamo a spingere, in questo caso con la sinistra spingo il tallone e il peso lo tengo appunto sulla spalla della stessa gamba che sta lavorando. Le ripetizioni che ho segnato in questo circuito sono 8 per ogni esercizio. In questo caso qui faremo 4 ripetizioni per gamba in questo esercizio, dove faremo un affondo posteriore e frontale senza passare per il centro. Cerchiamo la posizione corretta, quindi vado dietro e vado avanti. Vado dietro e vado avanti. Spingo, in questo caso vediamo con il tallone sinistro. Non dobbiamo sollevare, mi raccomando, soprattutto quando andiamo davanti, non dobbiamo lavorare con la punta del piede, ma il piede deve essere completamente addeso a terra. Questo è fondamentale per non caricare sulle ginocchia. C'è anche una componente di equilibrio perché stiamo lavorando con una gamba sola, per cui abbiamo detto importante tallone, importante l'equilibrio, importante l'appoggio dei piedi. Lavoriamo 4 ripetizioni da una parte, 4 ripetizioni dall'altra. Abbiamo poi il balzi avanti e indietro continuati, quindi piedi appoggiati, posizione del mezzo squat, balzo avanti e balzo indietro. In questo caso sono 8. E poi andiamo a fare questa posizione molto zen, dove partiamo con i talloni, con il sedere appoggiato di talloni, porto avanti una gamba, piccolo saltello, torno, riappoggio esattamente i glutei, il sedere sui talloni, avanzo e salto. Facciamo 4 volte con una gamba, quindi vuol dire che per 4 volte salgo con la stessa gamba e salto. In questo caso stiamo utilizzando la destra, ta e salto. E poi andiamo a fare 4 ripetizioni con l'altra gamba. Come vedete io salto e salgo e salto, ma la posizione è quella di preparazione al salto, cioè quindi io quando porto la gamba avanti mi ritrovo nella posizione della mezza cosciata, del mezzo squat, pronto appunto per saltare verso l'alto. Ultimo esercizio,
di questi 8, braccia avanti con i gomiti leggermente piegati, e vado ad aprire e chiudere in maniera abbastanza frizzante le gambe e contemporaneamente le braccia, quindi apro, chiudo e scendo in accosciata per 8 volte. Abbiamo detto che i minuti di lavoro sono 10, per cui l'intensità, dov'è il parametro di intensità? È appunto nell'utilizzo del peso, che io tendenzialmente consiglio non troppo alto, ma nei tempi di recupero. Diciamo, più io vado veloce, più io corro, più i tempi di recupero sono bassi, più aumenta l'intensità. Questa è proprio una regola abbastanza chiara, per cui scegliamo i tempi di recupero in base alle nostre capacità, alla nostra forma fisica. E ritorniamo al nostro esercizio. C'è una componente di equilibrio, estendo la gamba, fermo il busto che è leggermente inclinato in avanti, con il peso appunto tenuto tra le mani ad altezza del torace. Stessa cosa la facciamo a 4 zampe, polsi che sono in proiezione delle spalle, quindi abbiamo una linea retta, le braccia sono attive, il busto è appunto attivo, isolo il lavoro delle gambe, prima una gamba, poi l'altra gamba, piegata, spinge verso l'alto. Dobbiamo cercare di tenere il più possibile isolato appunto il busto, per cui chi spinge in questo caso sarà la gamba e ci sarà appunto la contrazione del gluteo isolata appunto dal busto. Passiamo all'esercizio successivo, talloni in appoggio. Vado a spingere con i talloni verso l'alto e vado a fare una contrazione del gluteo. Le braccia sono distese lungo i fianchi. Per cui vado a isolare, anche in questo caso arrivo verso l'alto, posso contrarre, chiudere il movimento contraendo i glutei. Passiamo poi all'affondo, appunto partendo da terra, vediamo, e in questo caso abbiamo i piedi, il piede davanti che è completamente adeso a terra. Vado a effettuare appunto le ripetizioni prima da una parte, poi dall'altra. È importante che il peso stia dalla parte della gamba che lavora. Posso mettere l'altra mano appunto al fianco, il busto è dritto, devo cercare la stabilità perché siamo in una posizione appunto gamba avanti, gamba indietro, posizione dell'affondo, dove il baricentro in questo caso è meno vantaggioso e devo appunto ricercare l'equilibrio, fare attenzione alla spinta del piede, spinta del tallone, e se curo questi aspetti il movimento sarà preciso. Andiamo poi a effettuare 4 ripetizioni per lato con questi affondi, dove andiamo dietro e poi andiamo subito davanti senza passare per il centro. Cerchiamo una posizione corretta che mi permette di lavorare in maniera ariosa e precisa sia posteriormente sia anteriormente. Mi raccomando, la schiena è dritta, il busto è dritto, i pesi li tengo sulle spalle, in appoggio sulle spalle, oppure potete anche tenerli lungo i fianchi come vi trovate meglio voi. L'importante è affondare bene con le gambe, tenere il ginocchio in linea, appunto in proiezione della caviglia, e non andare a caricare appunto sulle ginocchia sollevando i talloni. Questo è un aspetto fondamentale di questi esercizi dove lavoriamo prima con una gamba poi con l'altra. Poi abbiamo i balzi avanti, i balzi indietro, sono 8 totali, piedi completamente appoggiati a terra, diamo un bel ritmo, bello frizzante, sempre in mezzo squat. Ritorniamo nella nostra posizione zen, sedere appoggiato i talloni, avanzo, salgo 4 volte, prima con una gamba, poi con l'altra gamba, e vado a fare un piccolo saltello, stacco un po' i piedi da terra, quindi torno, riappoggio sempre il sedere i talloni e salgo. Per cui è un movimento combinato anche questo, dove devo fare attenzione a diversi aspetti, a diverse cose. Alzerà il battito cardiaco e le gambe le sentiremo bruciare. Per aumentare l'intensità posso fare la stessa cosa, ma saltare molto più in alto, oppure posso saltare anche direttamente su un box. Questo dipende sempre dalla forma fisica soggettiva.
Ci resta l'ultimo esercizio, siamo arrivati quasi a 10 minuti di lavoro. Braccia avanti, gomiti leggermente piegati, apro e chiudo, accosciata profonda, e alla fine di questo esercizio avremo fatto 10 minuti di lavoro per le gambe e i glutei, che saranno davvero molto efficaci o che comunque possiamo anche associare ad altri workout. Buon allenamento a voi!